Il leone di San Marco, sulla colonna della piazzetta Venezia, è veneziano? Certo, lo è sempre stato e lo sarà come fortunatissima concezione simbolica. Ma la provenienza, ci dice ora la scienza, è made in China. Insomma, si tratta di una scultura in bronzo cinese dell'VIII secolo d.C., che in modo senz'altro affascinante e del tutto da studiare è arrivata a Venezia, è stata trasformata e poi nei secoli smembrata, riposizionata e anche molto studiata, restando comunque un enigma. Gli studi stilistici che avvalorano l'ipotesi cinese sembrano molto solidi e sorpassano l'antica ipotesi di una statua ellenistica di provenienza anatolica, ma la prova del 9 è data dalle analisi scientifiche, che tramite la comparazione degli isotopi dimostrano che la provenienza di minerali della lega metallica è di alcune miniere cinesi già all'epoca in attività. La notizia arriva da un importante convegno veneziano. Qual è la nuova frontiera che ci apre questa ricerca? Le frontiere sono vastissime, come lo spazio geografico e culturale di cui ci stiamo occupando. La grande sorpresa è che questa statua, che si riteneva una scultura ellenistica creata sotto varie influenze in ambiente anatolico, nel IV secolo a.C., uno è molto più giovane, due non viene affatto dall'Anatolia, ma tutti i dati in nostro possesso indicano una chiara provenienza cinese, particolarmente dal bacino inferiore del fiume Azzurro. Quindi diciamo, se noi dovessimo dare un titolo giornalistico a... È facile. Però voglio il suggerimento. Il suggerimento immediato è Made in China, cioè questa scultura meravigliosa, enigmatica, che ha dei tratti proprio stilistici che sono stati considerati a lungo misteriosi, ambigui, quasi spaventosi nel suo tratto un po', diciamo, ferino, un po' umano, è effettivamente qualcosa di completamente diverso da quanto noi ci siamo aspettati. Viene dalla Cina. Come si è arrivato a Venezia è la prospettiva che si apre adesso. Che cosa è successo veramente? Ecco, innanzitutto, per quale motivo viene dalla Cina? Allora, viene dalla Cina, uno, perché riconsiderando i tratti stilistici della figura, con attenzione e senza pregiudizi, malgrado la trasformazione sia stata profonda, come articoleremo nei nostri articoli che seguiranno, malgrado tutto ciò, la statua è perfettamente riconoscibile come un originale Tang, almeno parte di essa, perché altre parti sono state profondamente modificate, ma la parte della testa, la criniera, il petto, soprattutto questa parte è stilisticamente compatibile con un certo tipo di statua molto particolare che si data al periodo Tang, probabilmente fra l'VIII e il IX secolo d.C., e aveva una funzione particolare. Stiamo parlando dei cosiddetti guardiani di tombe. Ecco, mi puoi dare una prova di quello che stai dicendo, diciamo, materiale? Sì, la prova, scorro rapidamente il mio PowerPoint, ecco qui vedete, questo è un guardiano di tombe, Tang, è il cosiddetto Zhen Mu Shou. Questo è il nome, sto provando a fare la pronuncia cinese senza riuscirci. I Zhen Mu Shou erano delle figure apotropaiche spaventose che si mettevano a guardia delle tombe per evitare che il corpo del defunto e la sua anima fossero disturbati. Quindi l'aspetto terrifico non è rivolto all'occupante della tomba, ma agli spiriti negativi e maligni che potevano appunto intervenire negativamente nei confronti della sepoltura. Se voi guardate alcuni tratti del volto di questo mostro in questa ceramica di epoca Tang e li confrontate col leone, vedete delle forti somiglianze che non si apprezzano immediatamente, ma se guardate bene potete osservare il naso prominente con le grandi narici, i baffi, vedete i baffi sono identici, la bocca spalancata con i due canini superiori allargati, i due canini inferiori un po' più ristretti, e i denti piatti che non sono assolutamente i denti di un essere né di un rettile né di un leone, di un felino, sono quasi umanoidi. Stiamo vedendo il confronto a destra esatto. del leone. Poi potete osservare la radice del naso e le due forti prominenze orbitali. Queste prominenze orbitali, che sono tronche nel leone di Venezia, invece nell'originale qui del museo di Cleveland ospitavano le corna. Quindi al nostro leone, forse che probabilmente non era affatto un leone, almeno nel senso in cui lo intendiamo noi, sono state amputate delle parti per renderlo come lo vediamo adesso. Queste parti sono probabilmente le corna e probabilmente anche le orecchie sono state tagliate.
per diciamo, togliergli questo aspetto mostruoso e renderlo in qualche modo più assimilabile alla nostra idea del leone. Questo è un altro, Gemu Show, sempre al Museo di Cleveland, e vedete che se voi togliete la policromia, in realtà vi sono moltissime somiglianze fra la testa del nostro leone, qui inquadrata allo stesso modo, e questo particolare tipo di mostro guardiano. Ecco la scultura a sinistra in ceramica. In ceramica, sì. Sono le ceramiche dette Shanghai, VIII o IX secolo d.C. Mentre si suppone che il leone... Il leone per me è assolutamente contemporaneo, ma la teoria precedente è che fosse una scultura ellenistica del IV secolo a.C., invece probabilmente di 1100-1200 anni più tardi. Ecco, e questo diciamo è la parte stilistica, però poi ci sono delle invece risultanze oggettive che ci dice il laboratorio. Sì, vi posso far vedere, prima questi sono i 3 campioni che sono stati analizzati recentemente. Uno viene dall'ala, uno dal petto, la fusione originale che è quella in color lilla, e un altro viene da un tassello di riparazione sul petto del mostro. Insomma. Questi 3 campioni sono stati analizzati con una tecnica che si usa sempre di più adesso in archeologia, è l'analisi degli isotopi del piombo, che permettono di identificare con un buon margine di sicurezza l'origine del rame che è stato estratto per fondere la statua. Questo rame mantiene delle minuscole particelle di piombo, i rapporti fra gli isotopi, cioè fra gli atomi instabili del piombo, che si può ancora riconoscere nella lega, sono distintivi di aree geografiche metallogeniche molto molto precise. Il metallo del leone di Venezia non viene affatto dall'Anatolia, non viene dall'Italia. Le stelline che vedete rappresentano appunto la localizzazione isotopica. Queste verdi. Sono le stelline, quelle racchiuse nel cerchio, e combaciano perfettamente con il segnale isotopico di queste miniere del bacino inferiore dello Yangtze, il fiume azzurro della Cina meridionale. Innanzitutto le chiedo se dal punto di vista oggettivo le prove isotopiche che sono state trovate sono delle prove che di fronte a un tribunale inchioderebbero il colpevole. Direi di sì, il segnale è abbastanza netto, non abbiamo altri confronti. Ovviamente i rapporti isotopici del piombo sono comuni a molti depositi, e quindi dobbiamo lavorare un po' con il rasoio di Occam per la definizione. È chiaro che se noi abbiamo 2 depositi con lo stesso segnale, uno in Sud America e uno in Asia, e il Sud America non era ancora connesso con il resto del mondo a quel periodo, cioè è ovvio che possiamo escluderlo con altre cose. Ecco, se io provassi a utilizzare un termine divulgativo sul fatto che gli isotopi potrebbero essere raffrontati a un'impronta digitale, è troppo? No, assolutamente no. Cioè, gli isotopi sono l'impronta digitale dei depositi, e noi, cioè diciamo, l'affidabilità del test risiede tutta nella completezza del database. Se noi abbiamo il database completo, è chiaro che c'è una interpretazione univoca. Se mancano dei depositi perché non sono stati analizzati o mancano il database, ci può essere qualche ambiguità. Però finora abbiamo dei depositi cinesi che rispecchiano molto bene il segnale e sono coerenti, non è un dato, sono tanti dati che abbiamo e che si confrontano molto bene, quindi direi che la certezza nella scienza non c'è, ma al 95%, 98% abbiamo un buon segnale, una buona risposta. Quindi ci avviciniamo un po' a quelle che sono, diciamo, le probabilità di un DNA, ecco, molto simili. Assolutamente, cioè l'impronta genetica c'è dei depositi, corrisponde a un'area ben precisa, una probabilità cronologica. Sappiamo che quelle miniere erano già sfruttate, lo stesso segnale è stato trovato in oggetti cinesi anche precedenti di epoca Shang, e quindi ci sono diversi indizi che ci portano a dire che il rame sfruttato da quelle aree era sicuramente in circolazione. Quindi diciamo che noi ci sentiamo abbastanza sicuri di quanto diciamo, di quanto affermiamo, perché
i dati chimici corrispondono molto bene ai dati stilistici. Se noi guardiamo la statua dal vero punto di vista da cui dovremmo guardarla, che è quella di un'analisi iconografica, andiamo esattamente nella stessa direzione. Se voi immaginate la Cina come percorsa da due grandi fiumi, il fiume giallo a nord e il fiume azzurro a sud, stiamo parlando della Cina sudorientale, che era quella poi tra l'altro vicina ai grandi porti da cui partivano le mercanzie della Via della Seta. Invece adesso esuro un po' da quello che è il suo campo, chiedo di avere a che fare con l'uomo curioso, ecco, diciamo si aprono rotte, prospettive, cronologie molto affascinanti, che magari poi possono anche mandare un po' fuori giri quelle che sono le conoscenze attuali. Ma sicuramente tutte le volte che ci sono delle nuove informazioni, cioè, apriamo delle prospettive interessanti. È successo già in passato, voglio dire, quando per la prima volta abbiamo analizzato l'ascia dell'uomo del Similaun e abbiamo detto che veniva dalla Toscana, tutti coi capelli dritti e nessuno ci credeva. Adesso quel rame si sa che era diffuso in tutto il nord Italia, arrivava in Svizzera, in Francia, in Tirolo e in altri posti, quindi è accettata. Si tratta di un salto della conoscenza. Era il rame che viaggiava, Ecco, così come ha viaggiato il leone lungo la Via della Seta, o quella che era prima della Via della Seta in qualche modo. Sappiamo benissimo che la Via della Seta era aperta e chiusa a seconda delle frontiere in quel periodo. E guarda caso nell'epoca Tang, che noi pensiamo sia quella originale, c'era un grosso flusso di altri materiali e di connessioni attraverso l'Afghanistan, attraverso la Valle dell'Indo, nel vicino Oriente. Poi si è chiusa per un certo periodo e poi si è riaperta all'epoca di Marco Polo. Quindi il leone è sicuramente arrivato nell'epoca precedente in qualche modo, in una di queste aperture. I traffici cambiano continuamente a seconda delle disponibilità del materiale degli uomini. ecco, l'ultima cosa che le chiedo invece è come questo studio sia l'ennesima riprova di grande interdisciplinarità di quello che una volta era una materia umanistica come l'archeologia, che adesso è sempre più in simbiosi con le scienze della terra, con la chimica. Assolutamente. Meno notizie abbiamo dal punto di vista documentario, fattivo e storico, più abbiamo bisogno delle analisi. Non è un caso che la preistoria si basa assolutamente su tantissimi dati scientifici, l'epoca romana per adesso ancora no, perché abbiamo moltissimi documenti. Questa è una situazione intermedia in cui abbiamo il materiale, abbiamo delle notizie di viaggi, abbiamo notizie di scambi, ma nulla che interessasse il leone, e qui ci aiutano le analisi. In realtà non è una diminuzione del leone di Venezia, anzi, Assolutamente. cioè dimostra ancora di più quanto Venezia fosse attiva e così lontano e in tempi così remoti. Certo, diminuire poi una statua che è lunga 4 metri e pesa 2 tonnellate e 800 kg è anche uno sforzo, diciamo, ridicolo. È una statua meravigliosa e come tante statue di bronzo cela un sacco di segreti, di emozioni, di storie da raccontare. E in molti casi queste storie continuano ad essere raccontate ancora adesso. I grandi bronzi hanno il potere di suscitare le emozioni delle persone. Questo grande bronzo, diciamo, cinese ricostruito e riadattato probabilmente a Venezia, viene visto nel 1295 da Marco Polo quando torna dal suo famoso viaggio. Il leone è già su, quindi è arrivato a Venezia lungo la Via della Seta in un momento precedente. Quindi non l'ha portato lui. Non l'ha portato lui, perché quando lui arriva il leone non solo è già sulla colonna, ma ha anche già bisogno di restauri, perché l'unico documento storico che ci parla di questo leone è proprio un documento che parla della necessità di restaurare questa statua, evidentemente perché stava sulla colonna già da qualche decade. E questo è uno dei pochi dati storici che abbiamo per collocare la statua. È arrivata prima. Una delle possibilità è che sia arrivata nel corso della missione diplomatica di suo zio e suo padre, che è il primo viaggio dei Polo, quando lui era ancora un ragazzo. Insomma. Quindi questa Cina non è escluso che sempre i Polo fossero, non Marco. No, certo. Marco Polo arriva dopo. Non arriva nel deserto, arriva su certo. strade già ben percorse. Insomma. Assolutamente, ma c'è una forte carenza di documenti storici per questi primi contatti, quindi diciamo, ecco, il dato è sorprendente proprio perché le fonti storiche veneziane non parlano né dell'arrivo di una statua di bronzo così colossale, fosse essa intera oppure a pezzi, né ci parlano della sua
modificazione, perché è stato comunque manipolato, cambiato, in parte rifuso questo leone in almeno 5 o 6 episodi differenti, e nemmeno ci parlano della sua erezione in cima alla colonna, il che è abbastanza sorprendente.